Buongiorno a tutti e bentornati. L'altra settimana abbiamo affrontato assieme in senso generale che cos'è una fanfiction e perché i fan decidono di scrivere sostanzialmente. Questa settimana scendiamo nello specifico di alcuni termini generali che fanno riferimento al mondo delle fanfiction in senso ampio e in particolare oggi partiamo un po' dalla base, da una delle cose che dovete assolutamente controllare nel momento in cui decidete di leggere una fanfiction, ovvero il rating. Avremmo potuto anche non parlare di rating perché è un concetto che si estende al di là dell'ambito delle fanfiction. Il rating è quel bollino verde, giallo, rosso che trovate quando aprite un programma televisivo o il famoso film vietato ai minori di 14 anni, film vietato ai minori di 18 anni, ovvero un limite che viene dato a certi prodotti e che dice chi può fruire di questi prodotti. Il rating è presente però anche nelle fanfiction, perché un po' per la quantità industriale di storie che ci sono online e un po' anche per il fatto che comunque la loro fruizione appunto è un po' limitata e riguarda ambiti, comunità specifiche di persone, nelle fanfiction è possibile ritrovare qualunque tipo di tema e parliamo proprio davvero di temi che alle volte la televisione non ha il coraggio di affrontare o temi che sono troppo tabù anche per il cinema magari autoriale, quindi davvero contenuti alle volte estremamente forti sia a livello di violenza che a livello sessuale. Di conseguenza è importante, questo è l'orologio della mia chiesa che segnala credo le 10, quindi è importantissimo che prima di iniziare una fanfiction capiate se è una fanfiction, uno, che contiene tematiche che vi interessano, ma soprattutto se è una fanfiction che per l'età che avete potete effettivamente leggere. Per farlo appunto i vari archivi di fanfiction associano a una storia uno specifico rating. Abbiamo rating di tutti i tipi, in alcuni archivi ritroviamo il concetto dei semafori verde, arancione, rosso, in altri archivi troviamo ad esempio indicata una storia come mature, come explicit se ha determinate tematiche. Uno però dei termini più usati e che in realtà fa riferimento al cinema, cioè viene dal cinema diciamo, è l'NC17. Ora so che la pronuncia inglese è un'altra, ma sono abituata alla versione italiana quindi lo chiamerò NC17, No Children Under 17 Allowed nel significato originario. Ovviamente questo termine sarebbe proprio appunto del cinema americano e non andrebbe più di tanto usato nell'ambito delle fanfiction perché credo che sia tipo proprietà privata del cinema americano, ma in realtà è uno dei più frequenti che ritrovate online. E infatti le NC17 sono le fanfiction che hanno in genere i contenuti più forti, come dicevo prima, sia contenuti dal punto di vista della violenza contenuta nella storia che dal punto di vista delle tematiche sessuali affrontate. Quindi se trovate una storia NC17 sapete che vi aspetta una storia appunto potenzialmente molto forte. Gli archivi di fanfiction in genere mettono un limite d'età per l'accesso ad alcuni racconti, ma in ogni caso noi ci raccomandiamo di controllare appunto il rating della storia prima di iniziare a leggerla, anche per non rischiare appunto di rimanere traumatizzati non soltanto se siete appunto minori di 17 anni, ma soprattutto se non avete una sensibilità adatta a quel tipo di storie. Prossima settimana parleremo, ve lo anticipo già, di pairing, che è uno dei miei termini preferiti nell'ambito fanfiction. E per questa settimana io vi saluto, vi raccomando ovviamente la visita al nostro sito www.fanart3.com e a tutti gli altri link riportati qua sotto. Lasciateci un commento e se avete suggerimenti sulle parole da trattare siamo a vostra disposizione. Ciao da Agnese Fanart3!